Questo che vedete non è solo un disco, è un evento atteso per più di 50 anni. Finalmente è arrivata l'edizione ufficiale definitiva di Live at Pompeii dei Pink Floyd, per la prima volta in assoluto in vinile e per la prima volta come pubblicazione standalone in CD. Ma dopo decenni di bootleg e attese infinite, la domanda è una sola. Questa nuova edizione vale davvero l'hype che si porta dietro da mesi? Restate con me fino alla fine perché faremo un viaggio completo. Rivivremo la storia di quel concerto leggendario senza pubblico, ricorderemo i dettagli per cui il film è diventato un cult e confronteremo questa nuova versione con i bootleg che molti di noi hanno consumato nel corso degli anni. E questo perché? Perché vogliamo capire se questo è il live at Pompeii che abbiamo sempre sognato. E in più ci sarà una sezione bonus dedicata alle versioni in DVD e Blu-ray. Tutte le edizioni mi sono state inviate in anteprima da Sony Music Italia, che ringrazio per la collaborazione nel consentirmi di creare questo contenuto per voi. Per capire come si arrivi a questa pubblicazione, all'oggi, facciamo qualche passo indietro, più o meno alla fine del 1971, quando i Pink Floyd hanno ormai solidificato la loro unicità nel panorama musicale. Hanno anche superato il momento più doloroso causato dall'abbandono del loro leader originario, Syd Barrett, e si sono evoluti in una macchina sonora potente e coesa, diventando quella che per Nick Mason è una band da LP, ossia più focalizzata sugli album che sui singoli. Hanno alle spalle già dei lavori fondamentali come Amagama e Atom Heart Mother e hanno appena pubblicato Meddle, un capolavoro che contiene la suite monumentale Echoes. I Pink Floyd, insomma, sono nel pieno della fase di sperimentazione sonora, a detta loro anche un po' un filo caotica, e stanno affinando quel sound atmosferico e dilatato che li renderà immortali. In questo contesto si inserisce il giovane regista Adrian Maben, che vive a Parigi e ha studiato cinema a Roma. Ha un'idea. Inizialmente propone alla band un film che unisca la loro musica a immagini di opere d'arte contemporanea. Questa idea viene cortesemente declinata. Maben però non si arrende e durante un viaggio in Italia con la fidanzata visita Pompei e, ironia della sorte, perde il passaporto. Torna a cercarlo nell'anfiteatro che ormai è chiuso verso sera e rimane folgorato dalla luce del tramonto e dal silenzio spettrale di quel luogo. Ed è lì che nasce l'idea geniale: filmare i Pink Floyd in quello scenario magico senza pubblico, un anti-Woodstock come lo definirà lui stesso, in netto contrasto con i film sui grandi festival dell'epoca. Questa idea piace molto alla band e, come se piace, e con l'aiuto diplomatico di Ugo Carputi, professore dell'Università di Napoli che conosce e apprezza i Pink Floyd, Maben riesce ad ottenere il permesso dalle autorità locali, sono anche ringraziati nei titoli di coda infatti, e raccoglie i fondi necessari da produttori e TV europee. Arrivati a Pompei, per i primi 2 giorni manca la corrente elettrica nell'anfiteatro e così, per non restare con le mani in mano, per ottimizzare, Maben organizza una gita alla vicina Solfatara di Pozzuoli, che secondo gli antichi romani rappresentava l'accesso agli inferi. Avete presente le surreali riprese della band che passeggia tra geyser e fanghi bollenti? Ecco come sono nate e dove sono state girate. Alla fine viene ripristinata la corrente e finalmente si inizia a girare. Niente folla, niente caos, solo i 4 Floyd: Gilmour, Waters, Wright, Mason, circondati dalla loro imponente strumentazione, le cineprese a 35 mm e un pubblico composto dalla troupe
e basta, e ci saranno anche dei ragazzini del posto che si sono intrufolati di nascosto. Le riprese a Pompei dal 4 al 7 ottobre del 1971 però non bastano a completare il film, perlomeno come lo ha in mente il regista, e allora decide di girare altre scene in studio a Parigi nel dicembre del 71. Vengono usati degli sfondi proiettati di Pompei per registrare le performance di Careful with the Dex Eugene, Set the Controls for the Heart of the Sun e Mademoiselle Nabs, che in realtà altro non è che la Simus di Meadow rivisitata. Però il regista Adrian Meiben sente che manca ancora qualcosa. Sente che il film, che intanto è uscito nelle sale nella sua prima versione di circa un'ora, sente che il film non mostra come quella musica straordinaria venga creata. E allora, durante una giornata di pesca, insieme a Roger Waters, visto che entrambi sono appassionati, Meiben gli chiede se sia possibile filmarli in studio, mentre sono all'opera, insomma. Waters, stranamente, acconsente. E così nell'ottobre del 1972 Meiben entra negli studi di Abbey Road, dove i Pink Floyd stanno dando gli ultimi ritocchi a un album che si chiamerà, un album da niente, che si chiamerà The Dark Side of the Moon. Nick Mason ricorderà che fu una buona idea, nonostante la band non amasse le intrusioni durante il lavoro. Vengono così immortalati momenti iconici come Wright al piano per Us and Them, Waters al synth per On the Run e Gilmour che aggiunge la chitarra a Brain Damage. E poi ci sono anche le scene nella mensa dello studio con Gilmour che chiede un bicchiere di latte e Mason che chiede un tortino senza crosta perché la crosta non gli piace. Il film viene presentato nel settembre del 1972 nella sua versione originale di circa 60 minuti, diventando subito un oggetto di culto. La versione estesa, che arriva ad oltre 80 minuti e che esce nelle sale nel 1974 e che poi ritroveremo nei formati home video, rafforza ulteriormente quel culto, perché è l'unico modo per vedere i Pink Floyd al lavoro in un'epoca pre-MTV e pre-internet. Oltre all'impatto visivo straordinario, il Live at Pompeii ci porta 4 musicisti che stanno raggiungendo l'apice della loro intesa e che sono consapevoli della loro unicità. Si guardano poco ma si ascoltano profondamente, immersi in un dialogo sonoro che sembra quasi telepatia. C'è una concentrazione palpabile, una potenza collettiva che, immortalata proprio tra quelle antiche pietre, definisce l'essenza quasi cosmica di questo film concerto. Qui i Pink Floyd non suonano semplici canzoni, scolpiscono il suono del futuro, fissando sul nastro un momento irripetibile della loro storia ad un passo dal capolavoro che la cambierà per sempre. La loro storia e quella di tutta la musica. And I am you and what I see is me. E siamo al 2025. Dopo un'attesa che sembrava infinita, ecco l'oggetto del desiderio di ogni fan dei Pink Floyd che si rispetti, ma anche di ogni appassionato di cultura pop, perché l'iconicità del Live a Pompei travalica ogni appartenenza, raggiungendo anche le persone comuni che non hanno un bootleg di quel concerto leggendario. E a proposito di iconicità, guardate che bellezza il poster che è presente nell'edizione in vinile, solo nell'edizione in vinile. È gigantesco, infatti utilizzo questa inquadratura perché è gigantesco. Guardate che spettacolo. La carta è anche di qualità, non è una cartaccia
che si taglia appena pieghi il poster. Guardate che spettacolo. Copertina opaca, apribile, interno con alcuni fotogrammi tratti dal film, strato lucido solo sulle foto, un tocco di classe. Vedete infatti che qui la carta è opaca. Le buste interne sono di cartoncino, intitolate nello stile del film. Anche l'interno copertina è illustrato con un particolare fotogramma del film in cui si vede la lava, richiamando l'origine di quella location straordinaria. L'eruzione del Vesuvio, insomma, per intenderci. Doppio vinile nero, vi faccio notare solo questi due dettagli nei crediti. 2025 remix by Steven Wilson e la lacca che è stata incisa, tagliata in inglese, da Miles Showell. E allora andiamo ad osservare da vicino il Run-Out Groove per vedere se si è firmato nel solito modo. Eccolo qua, Miles, Abbey Road, Half Speed, Room, stanza 30. La solita stanza in cui lavora il nostro Miles Showell. L'unboxing dettagliato di tutte le edizioni, quindi quelle video e anche quella del CD, l'unboxing dettagliato lo trovate su TikTok, che è linkato in descrizione, ma ora non distraetevi perché viene il bello. Molti di noi hanno vissuto per anni con questi o altri bootleg nell'attesa di una pubblicazione ufficiale. Molti dei bootleg più recenti e di buona qualità derivano probabilmente da quel CD ufficiale con Remix 2016 presente nel box gigantesco Early Years e in quello più contenuto Obfuscation. È per questo quindi che il risultato non è assolutamente da buttare, anzi sono tra i migliori bootleg mai ascoltati, non solo dei Pink Floyd, in generale. Il motivo però è evidente ed è un barbatrucco, il CD ufficiale di quel box. Questo è il bootleg Vern del 2017, cito l'etichetta per identificarlo. Uno dei più apprezzati dagli ultra fan dei Pink Floyd, molto cercato, adesso anche con una quotazione importante, costa molto di più di questa pubblicazione ufficiale, è uno dei pochi ad avere una copertina degna di questo nome, perlomeno per i miei gusti. Faccio vedere al volo le altre. Avete fatto caso alla data di pubblicazione che ho citato? 2017. Casualmente, che non è casualmente, un anno dopo la prima pubblicazione audio ufficiale di quel concerto leggendario. L'abbiamo ricordato proprio adesso, quella del box 2016. Nel 2023 è arrivato il radio broadcast, che non perché sia stato trasmesso alla radio, ma semplicemente è il nome dell'etichetta. Sono tutti doppi vinili, Nel 2024 è arrivato questo, la prima e finora unica pubblicazione dell'etichetta italiana Invisible Cubes, come il Vern. Anche queste due hanno rappresentato per molti, anche per me, una pezza in mancanza della pubblicazione originale in vinile. Chi voleva il CD vi ho già spiegato dove poteva trovarlo. Oggi che è finalmente arrivata la pubblicazione ufficiale, questi assumono un ruolo di curiosità per ultrafan, perché se dal punto di vista audio tutto sommato non ci potevamo lamentare, ma grazie al cavolo la fonte era di qualità, insomma dal punto di vista audio non ci potevamo lamentare, ma dal punto di vista del packaging e dell'artwork eravamo ai minimi storici, e state vedendo come mai siamo ai minimi storici. Non c'è niente oltre ai due dischi, ovviamente trattandosi di pubblicazioni non ufficiali. Come vi ho detto prima, si salva la copertina del Vern e la faccia tosta dell'etichetta francese che nel proprio logo ricalca quello dell'etichetta Harvest. Ebbene, abbiamo soddisfatto la parte aneddotica di questi bootleg, solo alcuni dei molti che sono stati pubblicati in tanti anni. Venendo alla ciccia dal punto di vista dell'artwork, del packaging e della resa audio, non c'è storia con la nuova pubblicazione. Il nuovo remix di Steven Wilson asfalta qualsiasi versione precedente di questo concerto e in vinile
è una goduria perché grazie a una stampa silenziosa finalmente viene valorizzato il lavoro di Wilson. Tra l'altro Wilson è partito dalle registrazioni originali che erano solo 4 tracce mono separate. Ha dichiarato infatti che la sfida iniziale era improba, ma alla fine è rimasto super soddisfatto. E ci credo, aggiungo io, perché il suono è più aperto, più dinamico, più vivo. Non è solo più pulito, è un sound che ti trasporta lì, nell'anfiteatro. Ha fatto un lavoro egregio nel rispettare il suono originale, dandogli però una nuova vita, partendo da quelle tracce mono. Tutta la scena è ben rappresentata, tutta la scena è ben rappresentata negli alti, nei medi e nei bassi. In particolare gli alti non squillano, non disturbano, come in alcuni passaggi dei vari bootleg, e i bassi danno profondità a tutto. Insomma, è come vedere un quadro finalmente restaurato, dove i colori sono tornati brillanti. Per quanto riguarda l'edizione in CD, è ottima tanto quella in vinile. Attenzione, chiariamo una cosa importante. Entrambe le versioni CD e vinile ci portano una colonna sonora integrale del film e quindi non come i bootleg che abbiamo visto, che includevano solo il concerto, poi aggiungevano a seconda del bootleg altri brani. Per capirci al volo, vinile e CD 2025 iniziano come inizia il film, ossia con il battito cardiaco in crescendo, che a schermo, guardando il film, richiama alla mia mente 2001 Odissea nello spazio, ma questa è un'associazione del tutto personale, e quando ascolto mi fa pensare al capolavoro che arriverà di lì a poco, The Dark Side of the Moon, naturalmente. Per chi se lo fosse perso, vi lascio il video con la sua storia alla fine di questo video. Guardatelo perché ne vale la pena, davvero. Torniamo a bomba. Vinile e CD, colonna sonora e non solo concerto come per i bootleg, e la precedente uscita nei cofanetti ufficiali della serie Early Hits. Anche lì c'era solo il concerto. Entrambe hanno 2 bonus track, la versione alternativa di Careful with the Dex Eugene e quella integrale non editata di A Saucerful of Secrets. Dal punto di vista della resa audio non c'è tra queste due un'edizione che domina sull'altra. Entrambe sono ottime. Sul mio impianto, grazie alla testina attualmente in uso, che ha uno stilo Shibata, la scena è leggermente più ariosa rispetto alla scena che ho dal CD. Preferisco quindi la versione in vinile, nonostante il mio lettore CD sia comunque di buon livello, è uno Yamaha CD S2100 e nonostante utilizzi l'uscita bilanciata. Si tratta quindi di variabili più che di reali differenze, variabili del nostro setup. L'unica vera differenza misurabile, tangibile, è che nella versione CD abbiamo una manciata di foto in più, ma ovviamente in dimensioni più piccole rispetto alle foto del vinile. E poi nel vinile, lo abbiamo visto, c'è lo splendido, gigantesco poster che riapro perché ne vale assolutamente la pena. Guardate qua, spettacolo. Per quanto riguarda le edizioni home video, dal punto di vista del restauro si è raggiunta una qualità molto alta, perché all'epoca il produttore Rainer Moritz insistette per girare sull'ottima ma costosa pellicola 35 mm. Recentemente l'Anatofam, che cura gli archivi dei Pink Floyd, ha ritrovato le 5 bobine originali del film, permettendo così un restauro manuale fotogramma per fotogramma, che conferisce dettagli e colori mai visti prima. E a proposito di dettagli, ci siamo spostati momentaneamente nel mio studiolo. Questo è un pannello LG G4 65 pollici. Quello che vedete è un fermo immagine del DVD del 2003. Cosa voglio farvi notare al volo? Una cosa su cui mi è cascato l'occhio non appena ho visto sul canale YouTube dei Pink Floyd le prime migliorie della versione restaurata del film dalle pellicole
originali a 35 mm. Qual è il dettaglio su cui mi è cascato l'occhio? Il marchio del microfono, una deformazione professionale, perché io sono sempre curioso, sono uno smanettone. Il marchio del microfono nell'edizione DVD del 2003 è indistinguibile e, a parte questo, che ci può stare, la grana è piuttosto grossa, si vede che sono passati più di 20 anni. Questo che vedete alle mie spalle è il fermo immagine del DVD del 2025, quindi filmato restaurato. È, prima cosa, più luminoso, ho dovuto abbassare gli ISO della mia fotocamera perché altrimenti sparava. E cosa vi posso dire? Vi posso dire che si vede sempre che è un DVD, ma la qualità è nettamente migliorata rispetto al DVD del 2003 e diciamo che me lo aspetto dopo 20 anni e passa. Nonostante questo, il marchio del microfono non è ancora perfettamente distinguibile. E questo è il fermo immagine dell'edizione Blu-ray del 2025, quella restaurata, l'edizione di riferimento, l'unica tra tutte quelle che abbiamo visto in cui finalmente si riesce a distinguere il marchio del microfono. Prima si intuiva che si trattava di un microfono Sennheiser, adesso si legge chiaramente. Ma a sorprendere è l'estrema pulizia generale a schermo. I colori che prendono nuova vita. È un restauro che non si limita a migliorare l'immagine, ma restituisce al film la sua aura leggendaria. Tra l'altro, proprio sul canale YouTube dei Pink Floyd è stato pubblicato questo versus che dimostra quanto sia drasticamente migliorata l'immagine rispetto al DVD del 2003. Se dal punto di vista dell'audio abbiamo visto che vinile e CD non presentano grandi differenze e si tratta più che altro di preferenze personali e di sfumature derivanti dalla catena di riproduzione, per quanto riguarda il video non ci sono dubbi. L'edizione di riferimento è quella in Blu-ray, non solo per l'importante upgrade visivo, ma anche per il nuovo mix 5.1 effettuato da Steven Wilson, mix che è presente anche nel DVD, assolutamente sì, ma qui è in high res e poi qui nel Blu-ray c'è anche il mix in Dolby Atmos del film. Non oso immaginare come possa suonare con un impianto dedicato. Posso solo dirvi che con il mio setup, che è composto da un buon pannello LG, ma da un surround sempre LG non eccezionale, nel mio setup ho goduto come un pazzo. Due piccole curiosità tecniche, la prima l'avete intravista sullo schermo del mio studiolo. L'aspect ratio del film è stato riportato all'originale 4/3, non è quindi widescreen. E poi, grazie a Dio, sono state eliminate tutte le sequenze in computer grafica inserite nel Director's Cut DVD del 2003. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, ma aspettate a chiudere e andare via perché voglio dirvi un'ultima cosa importante e poi devo chiedervi anche un'altra cosa, quindi rimanete lì. Torniamo alla domanda iniziale. Vale la pena? Sono le edizioni definitive di Live at Pompeii? Per me, dopo aver visto e soprattutto ascoltato tutto questo ben di Dio, la risposta è un sì convinto. Finalmente abbiamo un'edizione ufficiale in vinile che rende giustizia a questo momento storico della musica. La qualità audio è su un altro pianeta rispetto a tutto quello che c'era prima in vinile. Naturalmente abbiamo già parlato dell'eccezione della pubblicazione ufficiale in CD. Il video che risplende, soprattutto in un'edizione Blu-ray, quella di riferimento, risplende grazie al restauro sulla pellicola originale 35 mm e il mix 5.1 è da applausi, diciamo applausi, anche se avevo in mente un altro termine leggermente più scurrile. Per chi ama i Pink Floyd, per chi ha sognato per anni di avere Pompeii in una veste ufficiale e di alta qualità, è un acquisto obbligato. Non è solo nostalgia, è la celebrazione di un capolavoro che ha influenzato intere generazioni di musicisti e appassionati. La mia raccomandazione è orientata alla versione in vinile, lato audio,
e Blu-ray lato video. Secondo David Gilmour, tutto il merito per cui il Live at Pompeii è rimasto scolpito per tutti questi anni negli occhi e nei cuori di milioni di persone è di Adrian Mabin, alla sua idea geniale. Quella che vi ho raccontato è la storia di un concerto e di un disco leggendario. Ora tocca a voi. Eravate anche voi, come me, in attesa spasmodica di questa uscita? Avete dei ricordi legati al Live at Pompeii o ai vecchi bootleg? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, e se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo. È fondamentale per sostenere il canale. Se non l'avete ancora fatto, naturalmente iscrivetevi attivando la campanellina. Grazie per essere stati con me in questo viaggio. A presto e buoni ascolti.